Io lo prendo solamente da un punto di vista economico, più che da un punto di vista tecnologico. Nel 2008-2009, col fallimento della Lehman, abbiamo assistito al fallimento di un sistema economico e le banche centrali hanno solamente fatto una cosa in questi 8 anni, hanno guadagnato del tempo. Non è un caso che, a mio avviso, la blockchain del Bitcoin nasce nel 2009, un anno dopo il fallimento di Lehman e di un problema sistemico. Teniamo presente, questo è il primo fattore. Il secondo fattore è un fattore legato al cattivo funzionamento di internet e degli intermediari. Oggi i più grossi intermediari sono da un lato lo Stato, che ti certifica chi sei, se sei bravo, bello, buono, se hai un casellario giudiziale, se hai un passaporto, se hai una storia. La banca, le banche, il sistema bancario sono gli altri intermediari, tu dai soldi a loro, loro li utilizzano e fanno uno spread. E poi con internet abbiamo avuto Booking, abbiamo avuto Uber, abbiamo avuto tantissimi intermediari che portano via i soldi a chi veramente lavora. Chi è che deve guadagnare? Chi mette un computer a disposizione per una prenotazione alberghiera o l'albergo che rischia tutti i giorni decine e decine di milioni e posti di lavoro? Credo che questo modello di internet sia totalmente superato e avevamo bisogno di qualcosa per ridistribuire la ricchezza. Questo è importante della blockchain perché è un registro pubblico, quindi ti toglie, ti cancella gli intermediari, è disruptive non per chi crea veramente lavoro e ricchezza, ma è disruptive per gli intermediari. Quindi per me è fondamentale il rapporto con la blockchain, perché la blockchain è quella cosa che permetterà all'economia di ricreare una classe media e di una borghesia in una o barra 2 generazioni. Ho un sito di economia e da 10 anni me ne occupo, non trovavo una soluzione alla crisi economica Lehman o post Lehman e la soluzione per me è proprio l'unica possibile soluzione, è una grande innovazione tecnologica che è la blockchain, che permette all'economia di poter ricrescere e dare un futuro ai giovani. Questo è il motivo per cui sono entrato, perché credo dal punto di vista economico, credo alla libertà del Bitcoin, credo alla distruzione di tutti gli intermediari che sono assolutamente negativi e inutili al sistema nel suo complesso. Nel mio mondo ideale, fra 15 anni, mi aspetto che un individuo nel suo cellulare, nel suo computer, possa avere un po' di soldi, in Bitcoin ovviamente, ma soprattutto possa avere un po' di azioni del panettiere sotto casa che ha comprato, un token, ovviamente una criptovaluta, che gli permette ogni volta che verrà venduto un chilo di pane di incassare un microcentesimo di dividendo automatico tramite uno smart contract e quindi di dare il là all'economia reale dei piccoli e delle medie imprese. E invece di ridistribuire quindi il reddito dei grandi colossi e delle multinazionali. Dunque io sono un blog di economia da 10 anni, ho un sito che si chiama Mercato Libero, però sono co-founder di Blockchain Invest, che è una società che è una trading company di criptovalute. Crediamo molto nello sviluppo delle cripto e quindi cerchiamo di dare a tutti i nostri clienti, soci, una possibilità di ottenere dei rendimenti molto alti con un approccio un po' rischioso, perché la cripto ancora è considerata molto rischiosa dall'investitore comune. Gli diamo un'opportunità di aprire una finestra verso le cripto. Non è solo un investimento dove l'investitore dopo un mese o dopo un anno vede se è andato bene o male, ma sarà un'attività day to day fatta tramite una chat in Telegram dove spieghiamo perché compriamo questa valuta, perché la vendiamo e quali sono i criteri sui quali ci basiamo per fare le nostre scelte. Quindi una palestra, un percorso per tutti i nostri soci per imparare che cosa sono veramente le cripto e apprezzarne i pregi. Stiamo facendo anche altre iniziative, stiamo aprendo un cambiavalute in Svizzera di Bitcoin contro il franco svizzero, stiamo iniziando un'attività di vendita di segnali di trading in criptovalute. Per me la criptovaluta è la valuta del futuro. La liquidità oggi arriva a non più di 20 miliardi, mettendo insieme tutte le criptovalute del mondo, Bitcoin compreso. Io credo che nel giro di 2 o 3 anni questa capitalizzazione passi dai 20 miliardi attuali almeno ai 100 miliardi e quindi è un'occasione unica per poter essere dei protagonisti.